Nel primo articolo delle nostre Costituzioni, l'attenzione è stata posta sul fatto che sia stato Dio a volere l'istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice e la Chiesa ce lo ha confermato approvando a livello pontificio questo libro della vita. È lo Spirito Santo che ha scelto Don Bosco per fondare l'istituto e Don Bosco si è lasciato guidare da Maria e si è fatto aiutare da Madre Mazzarello e dalle nostre prime sorelle per fondare questo monumento vivente di cui noi ne siamo parte. L'articolo 2 dirige la nostra attenzione su questi due umili strumenti nelle mani di Dio, che sono Don Bosco e Madre Mazzarello. Ecco, allora leggiamo insieme l'articolo. Nella sua mirabile provvidenza, Dio ha dato a Don Bosco un cuore grande come le arene del mare e lo ha reso padre e maestro di una moltitudine di giovani. Con un unico disegno di grazia ha suscitato la stessa esperienza di carità apostolica in Santa Maria Domenica Mazzarello, coinvolgendola in modo singolare nella fondazione dell'istituto. Con le nostre prime sorelle, essa ha vissuto in fedeltà creativa il progetto del fondatore, dando origine allo spirito di Mornese, che deve caratterizzare anche oggi il volto di ogni nostra comunità. Per questo è riconosciuta dalla Chiesa madre e confondatrice. Don Bosco ha ricevuto da Dio un cuore grande come le arene del mare, come la sabbia del mare. Possiamo contare i granellini di sabbia? Certamente no. Ecco, così è il cuore che Dio ha dato a Don Bosco. È bello rendersi conto che non si dice che Don Bosco abbia avuto un quoziente intellettuale particolarmente alto. Non si dice neanche che a Don Bosco sia stata data la capacità di fare tante cose e di farle tutte bene. Probabilmente ce l'aveva, ma quello non è la cosa più importante. Quello che si dice invece, quello che si sottolinea invece è che Don Bosco aveva un cuore immenso. Io sono convinta che senza questo dono non avrebbe potuto vivere così come Don Bosco è vissuto, dando tutto di se stesso ai giovani, fino all'ultimo respiro. Senza questo dono del cuore immenso come l'arena del mare, i giovani non avrebbero sentito in Don Bosco quel cuore paterno vicino a loro, tanto da sentirsi amati personalmente. È questo cuore immenso che lo ha reso padre e maestro dei giovani. Don Bosco è stato padre perché si è preso cura dei giovani, pensando alle loro necessità materiali e alle loro necessità spirituali, perché gli ha voluto bene e ha fatto in modo che loro sentissero di essere amati, perché ha messo i giovani prima di se stesso. E Don Bosco è stato anche maestro, perché ha saputo indicare la via, perché ha corretto con dolcezza e fermezza, perché ha creduto che in ognuno dei suoi giovani c'era un punto accessibile al bene. Lo ha scoperto questo punto e lo ha valorizzato. Il dono del cuore grande come le sabbie del mare gli ha permesso di essere coraggioso, di non mollare di fronte alle difficoltà, di cercare aiuto
e di fondare una congregazione maschile e poi una femminile e una laicale. L'articolo non parla del cuore immenso di Madre Mazzarello, ma a me piace pensare che tutto ciò che lei è stata ha potuto esserlo perché il suo cuore ardeva di amore. E anche se non ha vissuto a lungo, se la sua vita religiosa è stata abbastanza corta, la sua presenza all'inizio del nostro istituto è stata fondamentale, proprio perché Dio ha fatto in Maria Mazzarello cose grandi. Si dice infatti che Don Bosco e Madre Mazzarello hanno avuto la stessa esperienza di carità apostolica, così ci dice questo articolo numero 2. Sappiamo che la carità è sinonimo di amore e San Paolo, nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, ci spiega chiaramente come si vive concretamente questa virtù teologale della carità. Ricordiamoci il versetto che apre il nucleo tematico dell'identità del nostro istituto. Gesù dice: vi ho scelto perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Più lasciamo che Dio allarghi il nostro cuore, più riusciamo a vivere coerentemente l'amore e più sentiamo l'urgenza di condividere la nostra vita con gli altri, di condividere questa esperienza con gli altri. Ecco perché diciamo che la carità è apostolica, perché non la viviamo in forma intimistica, io e il mio Dio, ma la esprimiamo sempre e dovunque. Maria Mazzarello ha capito che quell'amore che la legava a Dio e che le ha dato il coraggio di alzarsi tutte le mattine presto perché dalla Valponasca potesse raggiungere la chiesa parrocchiale, anche sotto la neve. Perché questa esperienza di Dio che la faceva affacciare dalla finestrella della Valponasca e mandare a Gesù nel tabernacolo della chiesa, di cui vedeva il campanile, mandare a Gesù un saluto particolare, questo amore, questa esperienza non se la poteva tenere per se stessa. La debolezza dopo la malattia non l'ha scoraggiata e l'amore che aveva nel cuore le ha fatto sognare in grande, anche se l'opera è iniziata a piccoli passi. Dio ha voluto che Don Bosco e Madre Mazzarello si siano trovati a vivere nello stesso periodo storico e a fare la stessa esperienza di carità pastorale. Don Bosco ha avuto l'intuizione e ha trovato Maria Mazzarello in lei la prontezza di un cuore che si è subito messo in sintonia con il suo e ha continuato a sognare con lui. Un sogno concreto, non un sogno irraggiungibile, un sogno molto concreto che si è realizzato tra gioie e sofferenze, ma è cresciuto. Il sogno si è consolidato e ha raggiunto tutti i continenti. Un sogno che Madre Mazzarello ha vissuto con la creatività che solo un cuore di donna innamorato ha potuto avere. Madre Mazzarello e le nostre prime sorelle non hanno copiato Don Bosco, hanno ascoltato il cuore e la mente di Don Bosco,
hanno afferrato il significato profondo del suo progetto e poi lo hanno vissuto al femminile. Questa esperienza, che è propria di Madre Mazzarello e delle nostre prime sorelle, si chiama, dice l'articolo numero 2, spirito di Mornese. Ecco che lo leggiamo insieme. Grande obbedienza, semplicità, esattezza alla santa regola, ammirabile raccoglimento e silenzio, spirito di orazione e di mortificazione, candore ed innocenza, amore fraterno nel trattare e nel conversare, con una gioia e un'allegria così santa che faceva della casa un ambiente di paradiso. Non si pensava né si parlava che di Dio e del suo santo amore, di Maria Santissima e dell'Angelo Custode, e si lavorava sempre sotto i loro dolcissimi sguardi, come fossero lì, visibilmente presenti, e non si avevano altre mire. Com'era bella la vita! Forse il linguaggio è un po' vecchio, ma i valori sono ancora validi oggi e lo resteranno sempre. L'articolo ci dice che questi valori devono caratterizzare il volto di ogni nostra comunità. Anche oggi, la mia comunità. Per cui forse varrebbe la pena riscriverli con un linguaggio di oggi e tenerli presente per poterci verificare personalmente e come comunità. Io ho provato a farlo per me stessa e vi propongo una lettura un po' più attuale di questo spirito di Mornese e vi invito a fare lo stesso, non a copiare la mia, ma a fare la vostra, perché questo spirito di Mornese che deve caratterizzare ogni nostra comunità vuol dire che deve caratterizzare la mia vita, perché io sono parte di questa comunità e tutte insieme ce la mettiamo per formare questo spirito che ci può far dire come era bella la vita. Ecco, allora io vi presento la mia lettura, però come dicevo vi invito a riscriverlo a parole vostre e a tenerlo poi nel cuore. Quando crediamo che Dio guida la nostra vita e si serve di mediazioni. Quando apprezziamo il nostro quotidiano senza pretendere cose grandi. Quando cogliamo il valore delle nostre costituzioni e ne viviamo il messaggio con amore. Quando facciamo diventare preghiera ogni istante della nostra vita. Quando siamo capaci di fare scelte dettate dall'amore, anche se questo comporta sofferenza. Quando siamo sincere con noi stesse e con gli altri. Quando crediamo che è l'amore vero che vince i cuori e gli affetti. Quando tutto ciò che siamo e che abbiamo ci riempie il cuore di gioia, perché sappiamo che appartiene a Dio. Allora la nostra casa si riempie di pace e di armonia, perché ognuna di noi sta bene con Dio, con se stessa e con le sorelle. Allora Dio diventa veramente il centro della nostra vita e della vita della comunità. Allora si vive e si lavora con serenità, alla presenza di Dio, dell'ausiliatrice e dell'angelo custode.
Allora, com'è bella la vita nella nostra comunità!